Ciao amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotaric Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 3 al 9 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo a vedere le energie principali e poi i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con questo cavaliere che ci porta notizie, idee, visite, informazioni e novità. Alcune cose si muoveranno abbastanza in fretta in questa settimana. Troviamo anche la chiave che spesso si riferisce all'opportunità di trovare delle soluzioni, di favorire un nuovo inizio, anche effettivamente di chiudere con qualcosa e una porta, oppure a livello metaforico ovviamente, può essere una situazione, oppure qualcosa che riguarda una persona. Di sicuro questa ci chiede di essere pronti, di avere le idee abbastanza chiare, di agire in un modo abbastanza immediato e veloce. Poi troviamo questo bellissimo bouquet che porta risultati, quindi potremmo riuscire positivamente in qualcosa, felicità, apprezzamento, spensieratezza. In realtà può esserci anche un invito, un'offerta, un dono, un qualcosa che giunge a noi. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Abbiamo anche un po' quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso vediamo l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ricordo che alcune cose possono riferirsi anche all'amicizia o alla famiglia. Quindi consiglio sempre di ascoltare e se sentite che alcune cose risuonano principalmente con alcune relazioni nello specifico, allora vuol dire che lì c'è un messaggio per voi. Troviamo l'oleandro che porta un po' di tensione all'inizio, ma che è totalmente passeggera. Tensione non solo, magari si possono avere dei dubbi, delle perplessità. Sapete quando ci troviamo a fare le nostre valutazioni e cercare di trovare conferma, ecco, è lì che si può insinuare quel dubbio, quella perplessità un po' fastidiosa. Allora ci chiede di essere determinati, di essere forti, coraggiosi per cercare di non andare ad impantanarci con alcune cose che effettivamente, come possiamo vedere, sono totalmente passeggere. Infatti c'è sia l'iris che il girasole, vuol dire che per gran parte della settimana ci sono eventi felici, cose gioiose, anche e soprattutto l'iris è positivo perché parla di appagamento, di obiettivi comuni che possono essere condivisi, centrati in pieno, si parla di sicurezza emotiva, anche di coccole di attenzioni, quindi delle fasi belle, diciamo positive, momenti di festeggiamento, diciamo perché no, alcune carte fanno comunque pensare che ci possano essere degli eventi speciali. Questo vale anche per i single, quegli eventi, quelle situazioni, forse c'è l'aumento della socializzazione, ci sono alcune cose che abbiamo visto hanno un punto di partenza all'inizio della settimana, un po' giù di tono, può riferirsi a vecchie situazioni, può riferirsi comunque alla presenza di qualcuno che magari si comporta in un modo dubbioso
e altalenante nei vostri confronti, c'è questa fase di superamento, quindi può esserci addirittura chiarezza e risoluzione con questa persona, o si lascia andare per occuparsi, come possiamo vedere, di altre situazioni, di altre circostanze che per voi possono essere molto più stimolanti e positive. E adesso procediamo con l'altro ambito, quello del lavoro e delle finanze. Andiamo a scoprire come andrà la settimana da questo punto di vista, dove troviamo la lettera. La lettera riguarda tutti i tipi di notizie, di informazioni che possiamo ricevere, forse anche dare, dipende. Spesso si riferisce alla ricezione e non solo, anche al conseguimento, alla realizzazione, alla soddisfazione di qualcosa. E poi può proseguire la settimana con delle decisioni da prendere, magari ci possono essere degli scambi, un confronto con una persona, diciamo in particolare. In questo caso il dottore può fare riferimento a una persona di fiducia, una persona che ci può aiutare, sostenere, forse anche a una figura importante, presente nella vostra vita e che vi può aiutare in sviluppi futuri. Ricordiamoci che proprio un'energia principale vostra è la chiave, quella che apre porte. È vero che chiude, forse già avete chiuso con alcune situazioni, e qui abbiamo un po' di più dominante l'aspetto dell'apertura, dei nuovi inizi, e forse questo è il momento giusto, grazie a qualcuno, o anche questa in realtà potrebbe essere una vostra stessa energia di rigenerazione, di andare a riparare, a sistemare alcune cose del lavoro e delle finanze, che vi può permettere di costruire delle basi solide, appunto, come vi dicevo, per i prossimi giorni, il prossimo futuro, o se avete proprio grandi progetti da realizzare, sapete che in qualche modo dovete mettervi in moto proprio in questo momento. Sono favorevole anche per chi è alla ricerca di lavoro, perché questi nuovi sviluppi possono arrivare sia con proposte, comunicazioni, notizie che state aspettando, informazioni utili, magari c'è anche una persona che vi può sostenere, aiutare, oppure magari state finalmente agendo per il verso giusto, avete fatto chiarezza, avete fatto pulizia, vi state aprendo quelle nuove porte che vi porterà appunto delle nuove situazioni. Anche questa è una carta di notizie, di messaggi, quindi per alcuni di voi le attività intraprese precedentemente sono favorevoli e potete già vedere dei risultati, altrimenti c'è un po' di attesa, sapendo che questi risultati arriveranno presto. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!